Fotovoltaico e veicoli elettrici sono due sistemi destinati a fondersi sempre di più. Il loro punto di contatto si chiama stazioni di ricarica e oggi ve ne presento una davvero smart, il Tridan di V2C. Ciao a tutti, bentornati su andreapiccinelli.net. Vi avevo detto che gli incontri del CAI avrebbero avuto sviluppi e infatti oggi vi presento con più calma la stazione di ricarica di punta di V2C per l'ambito domestico che si chiama Tridan. V2C l'abbiamo conosciuta in fiera, è un'azienda spagnola che dal 2015 produce sistemi di ricarica per veicoli elettrici. Con il Tridan si propongono come e-charger più connesso al mondo, vedremo perché, ma prima unboxing come gli youtuber seri. Ale. Una scatola con dentro un'altra scatola. Charging up your tomorrow. Oh, rischio. Ce l'ho fatta. Allora, scatolone V2C. Vediamo cosa c'è qui dentro. Eccolo qua. Oh, sta già montato diretto. Eccolo qua, subito pronto il nostro Tridan con già il cavo da 5 metri, c'era scritto così? Sì, cavo da 5 metri, è leggerissimo questo caricatore. Allora, Tridan per l'esattezza modello TRY323L5, che vuol dire Tridan 32 A, trifase, L5 è il cavo da 5 metri. Cos'altro c'è dentro? Il manuale di installazione con la dima per fare i buchi di montaggio e viti e tasselli e tappi per il montaggio a parete. Qua dentro non so cosa ci sia, aspetta, vediamo se c'è qualcos'altro qua dentro. No, direi di no, è solo un massiccio scatolone bello. In realtà lo scatolone del Tridan lo mettiamo lì. Qua dentro ci sono dei pezzi che perderò. Allora, qua dentro c'è, non so cosa sia, quella che penso sia un'interfaccia Ethernet, anche se onestamente non so a cosa serva, adesso lo scopriremo. Qui c'è il meter, penso che vada, ah sì, ecco, ok, credo di aver capito. Andiamo avanti. Uno, e questi sono gli altri due, ovviamente. Sì. 1, 2 e 3 meter. 3 meter che naturalmente vanno a infilarsi qua in questi ingressi, quindi io immagino che uno debba collegarli 1, 2 e 3. Allora, questi 3 vanno sulla linea principale di casa, vanno a concentrarsi in questa interfaccia Ethernet che poi viene collegata via cavo dati al caricatore. Questi 3 sono nel quadro generale di casa, dell'ufficio, dell'albergo e arrivano al Tridan attraverso la rete LAN. E importantissimo non perdersele queste, perché sono le chiavi per aprire, ovviamente per sicurezza, perché così nessuno va a pistolare dentro al vostro caricatore. Allora, visti gli accessori, parliamo del caricatore in sé. Prima di tutto togliamo la pellicolina che fa sempre un grande effetto. Che goduria! Diciamo che lo stile esterno è molto minimal. Abbiamo, a parte il cavone da 5 metri con, se ho capito bene, questo è l'aggancio per cioè quando non lo usi, ah no, forse così, si infila, ecco, si attacca il cavo così non ce l'avete in mezzo alle scatole penzolante, e per toglierlo basta tirare.
Da questo lato appunto c'è il supporto per la presa tipo 2, davanti c'è il display con questo il logo che se ricordo bene si illumina a seconda dello stato, e qua di fianco ci sono i tastini per comandarlo anche direttamente da qua. E nella parte superiore non c'è assolutamente niente. Nella parte inferiore c'è l'uscita del cavo e invece dietro ci sono già i buchi per le viti di montaggio. Questo ve l'ho fatto vedere prima, lì di fianco al poggia presa c'è la serratura per sbloccare l'apertura per accedere all'interno. Se poi capissi anche come si fa ad aprire, ma forse l'ho chiuso. Allora, così sono sicuro che l'ho aperto. Eccolo. Questa credo che sia una protezione per evitare di andare a manovrare dove non dovreste. Allora, questo è l'interno del Tridan. Il modello che mi hanno mandato da recensire è la taglia trifase da 22 kW, ma esiste anche la versione monofase da 7,4. L'unica differenza evidente, a parte ovviamente la potenza e il sistema di alimentazione, è il fatto che nella versione monofase avete la possibilità di richiedere le protezioni integrate, mentre nella versione trifase no, probabilmente per motivi di spazio. Protezioni integrate che vanno in questa cioè che vengono poi protette da questa maschera che si può sfilare. Nella versione monofase questa mascherina vi tiene in posizione anche le protezioni che andrebbero su una guida DIN. Qua per ovvie ragioni di spazio non ci stanno le protezioni trifase. In ogni caso di solito l'interruttore va montato nel quadro elettrico, quindi la protezione integrata è utile solo se volete montare più e-charger. Magari fate una dorsale trifase con 3 Tridan e ognuno viene protetto internamente dalla sua protezione integrata. Ormai che ci siamo vi faccio vedere il resto dell'interno del caricatore, perché in realtà è molto semplice, l'installazione è facilissima, cioè ci sono da montare le 4 viti per tenerlo attaccato a parete, oppure c'è anche la staffa da soffitto, ma direi che a parete va benissimo. Qui ci sono gli ingressi della trifase, terra, neutro, fase 1, 2, 3 e basta. Questa è l'uscita invece della parte di ricarica, e invece di qua c'è la scheda con il display dall'altra parte, l'ingresso Ethernet e le varie interfacce. Questi sono i collegamenti del Tridan, veramente tutto pulito e semplicissimo, insomma un'installazione semplificata al massimo. Chiudiamo, essendo un caricatore da esterno ha questi scatti importanti, insomma una chiusura che deve tenere appunto le intemperie, così è aperto, così dovrebbe essere chiuso. Rimettiamo lì le chiavi e passiamo alla scheda tecnica hardware. Dimensioni 334 di altezza, 240 di larghezza e 153 mm di profondità. Peso 2 kg senza contare il cavo. Grado di protezione IP54, quindi da esterno. Cavo da 4,5 a spirale, da 5 metri come questo qui o da 10 metri, sempre così, con la presa ad attacco tipo 2. Temperatura di esercizio da -15 a 45 gradi centigradi. Temperatura di sopravvivenza da -40 a 70 gradi centigradi. Per quanto riguarda le caratteristiche elettriche, come vi dicevo prima, abbiamo il connettore tipo 2, l'alimentazione monofase o trifase a seconda del modello, corrente di ricarica massima 32 A, modulabile da 6 a 32 A, che vuol dire potenza massima di ricarica di 7,4 kW per la monofase e di 22 kW per la trifase. Naturalmente una buona scheda tecnica, ma siamo in linea con gli standard attuali, anche perché ad oggi non c'è un grande spazio di manovra a livello fisico-elettrico sulle colonnine di ricarica, perché dubito abbiate più di 20 kW a casa. La partita, come in tanti altri campi, si gioca sul software e sulle funzionalità, e in V2C ci sono andati giù pesanti. Il Tridan infatti ha connettività Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, OCPP e Modbus. Può essere gestito in cloud dallo smartphone o dal PC per programmare la ricarica in diversi scenari, ma lo vediamo dopo. È compatibile con Alexa e l'assistente Google. Ok Google, ricarica la mia auto elettrica. Ho trovato un po' di risultati vicino a te.
Il primo risultato è... Ok Google, stop. Devo ancora montarlo, hai ragione. Vabbè, prima o poi funzionerà. In più si integra con Home Assistant, che è un sistema domotico open source per collegare i vari ecosistemi, ed ha anche un'API aperta per programmatori. Quindi, insomma, potete comandarlo da dove vi pare con praticamente tutto. Ecco, non ha un telecomando, ma quelli non vanno più di moda. Ah, dimenticavo che con la tecnologia Bluetooth a basso consumo, low energy Bluetooth, mi sembra che si chiami così, potete bloccarlo e sbloccarlo automaticamente allontanandovi o avvicinandovi con la vostra Tesla o il vostro smartwatch, se non avete una Tesla. L'applicazione Tridan, come si chiamerà? V2Charge. Allora, mentre usi l'app, vabbè, consenti, continua con Google. Dai, vabbè, non sono registrato, però fammi entrare. Dispositivi vicini, ok. Devi aggiungere un e-charger. Aggiungere un e-charger. Facciamo così. Mentre usi l'app, scansionato il QR code, nome dell'e-charger, charger. Ok, non sono connesso in nessun modo, però vediamo, nessuna connessione. Poi mi dice statistiche, tempo di utilizzo, risparmio di CO2, costo totale dell'energia che ho usato per la ricarica, energia totale, ieri 7 giorni questo mese. Puoi condividerlo con altri, queste sono sempre statistiche. Impostazioni, qua io posso mettere numero ID, cambiare la tariffa energetica, dire quanto spendo per l'energia, così mi fa il calcolo, la gestione degli utenti, come si chiama, accendi spegni. La cosa divertente è che se io vado su Google posso aggiungerlo, vediamo, aggiungi, funziona con Google Home, V2C, continua. Vabbè, comunque adesso io quando sarà installato ve lo farò vedere per bene. E queste sono le funzioni smart che vi semplificano la vita. Adesso vi parlo delle funzioni del Tridan che gli hanno fatto guadagnare un posto su questo canale. Insomma, perché parliamo di Tridan qui? Come vi dicevo all'inizio, l'uso dei veicoli elettrici e la produzione da fotovoltaico sono due pezzi dello stesso puzzle di un futuro più sostenibile ed il loro interfacciamento ormai è imprescindibile. V2C con il Tridan ci aiuta a semplificare il coordinamento tra produzione del fotovoltaico e ricarica dell'auto con tre caratteristiche fondamentali. La prima è la capacità di modulare la ricarica in base ai consumi del resto della casa tramite i meter o anche solo le automazioni software. La seconda è la possibilità di scegliere come e quando ricaricare l'auto anche in base alla produzione del fotovoltaico. Quindi possiamo decidere se ricaricare con le eccedenze, con solo la produzione del fotovoltaico oppure facendo un mix integrando il fotovoltaico con l'energia dalla rete. Questo è possibile attraverso il o i meter, ma anche grazie a quella che ritengo la punta di diamante del Tridan, ovvero la capacità di interfacciarsi direttamente con gli inverter delle marche più diffuse. Se ci pensate un attimo, tanti produttori di inverter stanno proponendo anche le loro soluzioni brandizzate per la ricarica dei veicoli elettrici e questo porta a creare un ecosistema completo ma comunque chiuso. V2C ha creato Jolly, un sistema di ricarica capace di comunicare direttamente e senza bisogno di adattatori o di magheggi vari con gli Goodwe, Fronius, Huawei, Ingeteam, Costal, SMA, SolarEdge, Solax, Victron, Shelly e Weebee. Insomma, con una fetta enorme di inverter del mercato. Il caffè non lo fa ancora, ma se andate sul sito v2charger.com potete vedere anche tutti gli accessori. Ah cavolo, c'è anche il telecomando. A proposito di shop, il prezzo di Tridan a seconda delle versioni va dagli 880 ai 1370 euro. Tra l'altro mi sento un creator grande
perché V2C mi ha anche dato un codice sconto del 10% per voi che seguite il canale. Il codice sconto è Andrea Piccinelli tutto attaccato, che se andate sul sito di Tridan e lo scrivete vi fa lo sconto del 10% sull'acquisto. Considerazioni finali: V2C Tridan è un prodotto con tutte le funzionalità che può offrire oggi un caricatore per veicoli elettrici, ma che esce dal coro della concorrenza grazie alla possibilità software e soprattutto all'interfacciamento diretto con gli inverter di terze parti, senza limitarsi a un solo ecosistema, e questo penso che sia veramente il punto di forza di questo prodotto. Quando poi riuscirò ad avere la fornitura trifase nella casa nuova ve lo farò vedere in funzione. Nel frattempo spero che questa recensione vi sia piaciuta, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdervi i prossimi video. Io come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da andreapiccinelli.net. Eccoci arrivati alla fine del video. Intanto grazie per essere arrivato fino a qui, spero ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Ricordati di lasciarmi un like o un super grazie per dimostrarmelo. In ogni caso fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qua sotto, qual è per te il vero punto del discorso o come potrei essere utile nel fugare dubbi, perplessità e preoccupazioni. Se non sei ancora iscritto al canale puoi farlo cliccando sul tasto iscriviti e sulla campanella per restare aggiornato su tutti i nuovi video. Sul tasto abbonati puoi vedere i pacchetti abbonamento che puoi attivare per sostenere il canale. In particolare per gli addetti ai lavori oggi c'è un nuovo abbonamento che ti dà accesso a video di approfondimento dedicati a tutte le novità burocratiche, tecniche e normative. Lo trovi nel pacchetto abbonamenti alla voce aggiornamenti tecnici. Per contattarmi per incarichi, consulenze e collaborazioni in descrizione trovate tutti i miei canali social ed i link al mio sito. Io come al solito ti ringrazio per essere parte della community del canale e ti do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico. Un saluto da andreapiccinelli.net.